Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Molto bene, abbiamo la carta degli amanti, che sì, per qualcuno può parlare di relazioni amorose, per qualcun altro potrebbe parlare di scelte. È anche una carta che ci parla di amore verso se stessi e quindi di amor proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti, che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque aprite la descrizione, io lì inserisco sempre tutte le novità e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Andiamo a... Ok. Allora, partiamo con un 3 di coppe, un 7 di pentacoli, un 8 di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, la carta del Papa, un 2 di spade, un 9 di bastoni, e un 7 di coppe. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e vi darò come dei messaggi sciolti. Dopodiché, ragazzi, andiamo a vedere i vari casi, quindi single, non single, occupati, disoccupati, i soldi, la famiglia, insomma tutto. Partiamo da questo 3 di coppe. Allora, il 3 di coppe è una carta di festeggiamento, è una carta che ci parla proprio dell'autunno, del periodo in cui siamo. In questo momento, se ci fate caso, sono raffigurate proprio le zucche, è il momento della raccolta, quindi è come se ci fosse un godimento, un momento godereccio, mi viene da dire, un momento dove si raccolgono i frutti, è anche un momento conviviale, di condivisione, c'è come questa energia amichevole nell'aria. Andiamo a vedere nello specifico, abbiamo un re di spade e un 5 di pentacoli. Voglio un'altra carta per il re, regina. Mm. Ehm, la sensazione è che potrebbe esserci una sorta di carenza che proprio grazie a questo 3 di coppe andrà ad essere colmata. Potrebbe essere una carenza affettiva, potrebbe essere una carenza monetaria o di una certa struttura mentale. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 6 di pentacoli e imperatrice. Oh wow! Ragazzi, queste sono due carte di attesa, ok? Proprio di gravidanza. Quindi se per caso state, insomma, siete in quella fase dove state cercando un figlio, vi dico che novembre potrebbe essere un buon periodo per il concepimento. Diversamente, se non è quello il vostro caso, potrebbe essere un buon periodo per far crescere qualche vostro progetto, qualche vostra idea. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Fante di spade.
8 di spade e 3 di pentacoli. Sentite, io ho la sensazione che potrebbe esserci una amicizia che nel mese di novembre, eh, come vi dico, potrebbe lasciarvi un po' lì, come se l'altra persona si comportasse in un modo, che vi spiazza un pochettino. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Vi dico l'amicizia perché ce l'ho col 3 di coppe, eh. Sento che è una carta proprio di amici per me. Allora, il 6 di bastoni è spiegato da un fante di bastoni e adesso recupero le carte che mi sono cadute. 7 di pentacoli nuovamente, 9 di spade e regina di bastoni. È come se con questo 6 di bastoni foste una guida nel mese di novembre. Qui abbiamo anche una carta di progettualità e qui ci sono comunque due carte che mi parlano del bisogno di mettere come delle regole, come delle strutture, come fare dei piani. C'è bisogno di condurre probabilmente questo gruppo. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Sì, di nuovo la carta del sole, la carta delle amicizie, un 10 di spade. Sì, ragazzi, potreste ricevere una delusione da qualche amicizia, da qualche persona a voi cara. Andiamo a vedere il Papa. Wow, abbiamo un cavaliere di coppe per il Papa. Qui c'è aria di proposta e gli amanti che si ripetono. Datemi una carta per gli amanti. 3 di coppe. In qualche modo per molti di voi si mischiano quello che potrebbe essere una relazione di amicizia con il lavoro o un progetto, un qualche tipo di collaborazione magari con il o la partner, è come se si mischiassero più settori della vita. Andiamo a vedere il 2 di spade. Nove di coppe. E la luna. C'è qualcosa che qua proprio non vedete o non volete vedere. Qui con il re di spade al contrario è come se dovessero essere aggiustate delle dinamiche di comportamento o degli equilibri magari proprio in questa relazione, in questa situazione di cui vi sto parlando. Però avendo anche la carta della luna e del 2 di spade ho come la sensazione che qualche cosa non vi sia chiaro. Adesso andiamo al 9 di bastoni. E difatti avete anche il 9 di spade qui e l'8 di spade. Eh sì. E molti pensieri, ragazzi, sono autosabotanti. Inerente a questa amicizia, inerente a questa situazione, inerente a questa relazione. Mago. Sì, credo che dobbiate mettere delle barriere. È come se doveste iniziare a schermarvi verso il mondo esterno. Lo schermarsi può essere un delimitare i confini verbalmente, piuttosto che quando state dialogando con qualcuno, mettere proprio come delle barriere energetiche, una mano tra voi e l'altro, come per dire basta, non mi dire più queste cose. O io consiglio sempre anche un'ossidiana da tenere al collo, una tormalina nera, le pietre nere, un onice nero, sono quelle che si occupano meglio, diciamo così, della protezione. Anche la labradorite in realtà. Però questo 9 di bastoni mi dice di tenere alte le difese. Andiamo a vedere il 7 di coppe che è spiegato da un altro 7 di coppe. E un carro.
ragazzi, qua si aprono veramente delle prospettive che possono dare risultati promettenti. Allora, io qui sento che la carta degli amanti per molti è una scelta se rimanere in questa situazione che magari delude un po', o se continuare la relazione con questa persona che vi ha un po' deluso. C'è un cavaliere, un re di spade al contrario e un 8 di spade. No, vabbè, è l'unica carta che sento un po' negativina, nel senso che potreste accorgervi di una certa manipolazione che hanno cercato di farvi. mm? Potrebbe anche essere una relazione a tre, una relazione romantica a tre, ok? Ma la sento veramente per pochissime persone. Non è l'energia preponderante della lettura, e più questa relazione, questa amicizia, questa situazione che creerà una sorta di delusione, magari rispetto alle vostre aspettative, non perché la persona vi faccia uno sgarro, insomma. E qui si tratta di delimitare dei confini con questa persona o in questa situazione. Vi dico che una volta che inizierete col mettere i paletti, si apriranno una serie di possibilità e qui diventerà anche facile scegliere, fare una scelta, dare una direzione a questa situazione o a questa relazione. Andiamo a vedere caso per caso. Allora, partiamo dall'amore. Qui devo dire che se siete single, potrebbero esserci degli scambi interessanti. Diciamo che se state comunque organizzando un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di evento a livello societario, a livello della società, un compleanno, non lo so, quello sarà un ottimo momento per aprirsi il ventaglio di possibilità alla conoscenza di persone nuove. Se siete in una relazione da lungo tempo, allora, molti, se siete soprattutto alla ricerca di figli, potrebbero decidere che novembre è il momento giusto. C'è comunque una sorta di espansione a livello della relazione. Diciamo che vedo che le acque sono calme, sono tranquille. Se invece foste, diciamo, in una relazione un po' ambigua, ecco, qui ragazzi vi dico, sta a voi la scelta. Diciamo che con queste due carte qui non avete proprio chiara la situazione al 100%, eh. Se siete di quelle persone che hanno mischiati più settori della loro vita, quindi magari lavoro e famiglia, lavoro e amicizia, piuttosto che progetti e partner o cose per questo stile, ehm, allora devo dire che le prospettive sono buone perché questo progetto in comune, questo lavoro in comune possa effettivamente prosperare. Bisogna mettere nero su bianco le cose perché ho come la sensazione che sia meglio scrivere effettivamente chi fa che cosa, chi è responsabile di che cosa e via dicendo. Tenete presente che potrebbe arrivare una sorta di delusione, una sorta di perdita di fiducia, una sorta di, non lo so, c'è come un qualche qualche cosa che destabilizzerà un pochettino la relazione. Però tutto sommato vi dico, una volta che metterete i paletti, è come dare una nuova gestione alla situazione, alla relazione, e di lì si aprono poi queste possibilità. Parliamo di lavoro, ragazzi. Allora, devo dire che il lavoro è un buon settore. Potrebbero esserci nuove collaborazioni, potrebbero esserci nuovi contratti duraturi, nuovi clienti, è come ampliare il raggio d'azione. Per qualcuno arriveranno addirittura delle proposte, delle collaborazioni, delle nuove idee da elaborare, da mandare avanti. Comunque sento che, insomma, è un settore abbastanza protetto. Allora, se siete disoccupati, sento che nel mese di novembre
Allora, per qualcuno potrebbe essere fondamentale spostarsi a livello di chilometri per cercare un nuovo lavoro e comunque vi dico che potrebbero arrivare delle possibilità, dei progetti, c'è qualche cosa in vista. E vi dico, una volta che deciderete sì, ok, ci provo, piuttosto che sì, ok, mi sposto, potrebbe darvi delle grosse soddisfazioni questo lavoro. Per chi è occupato, dipendente, ci potrebbe essere un aumento di livello, qualche possibilità che vi offrono, per qualcuno potrebbe essere un trasferimento, però io qui ho come la sensazione che insomma sarà qualcosa di positivo. Se siete autonomi, anche qui devo dire che le cose vanno piuttosto bene, c'è come una sorta di armonia di base, di fondo, ok? E vi dico che mi parlano di mezzi di trasporto, come se ci fosse qualche cosa legato al o comprare i propri mezzi di trasporto, piuttosto che ampliare i mezzi di trasporto o cose di questo genere. Sono mezzi, strumentazioni, macchinari più che tutto. Perché mi fanno vedere anche i trattori, quindi per qualcuno non sono i mezzi di trasporto, ma sono gli strumenti, i macchinari per lavorare. C'è come da prendere in considerazione nuovi punti di vista, nuove idee, nuovi acquisti anche per qualcuno. Parliamo di soldi. Qui devo dire, mi sembrate un po' senza aspirazione, cioè guadagno quello, mi basta o me lo faccio bastare, dipende dai punti di vista, e sto bene così. E qui è come se mancasse un po' di sprint, un po' di vero, un po' di come posso guadagnare di più, come posso creare magari rendite passive, come posso monetizzare il mio hobby, ehm, o come l'idea che vi sentiate con le mani legate, però in realtà probabilmente soprattutto per quelli che hanno un'attività con l'amico, il partner, il familiare, l'attività mista a relazione di cui vi parlavo prima. Diciamo che tutto sommato non va male, non va male a livello economico, ma appunto vi sento un po' lì, cioè in quel livello, ok? Forse c'è bisogno di aprirsi nuove strade, nuove prospettive di guadagno, che poi effettivamente arriveranno, e soprattutto perché sento che potrebbe essere una persona specifica a parlarvi di un tema che vi fa così, vi apre la mente. Per quello che riguarda invece i nuovi progetti, per quello che riguarda, diciamo, sì, i nuovi progetti, le nuove idee anche. Allora, molti sono all'inizio di un nuovo progetto, di un qualche cosa che vorrebbero proporre, che vorrebbero, magari è già un po' che stanno usando questa attrezzatura, questo macchinario, vorrebbero pubblicizzarlo, insomma, farlo conoscere al mondo. Ma ho la sensazione che siate titubanti come se non avesse le idee ben chiare. Se questo re di spade fosse la vostra mentalità, è un po' così, c'è da rimettere in linea queste priorità, pubblicità, regole, procedure, mi parlano di procedure. C'è come da riorganizzare, anche con la regina di spade, da fare come dei programmi. Probabilmente si tratta di mettere giù il piano A e il piano B, proprio per iscritto, perché quando c'è la regina di spade si tratta di fare, ok, passo 1, X, passo 2, Y, passo 3, e se il passo 3, perché c'è la probabilità di non riuscire con il passo 3, allora mi preparo già al 3B in modo da continuare sempre ad andare avanti, non fermarsi mai nonostante gli intoppi di percorso. Per quello che riguarda, ragazzi, le situazioni familiari, allora sento come se aveste una persona vicino a voi, che può essere un familiare, un amico, un figlio o un genitore, adesso lì dipende da che età avete, ehm, che vi dice che le cose vanno fatte secondo le regole. È un po' quello che vi dicevo qui, no? È come se vi stessero conducendo e probabilmente quella guida di cui parlavo prima, quella persona
di cui parlavo prima che vi potrebbe aprire la mente, potrebbe essere una di queste persone, una persona che in realtà voi già conoscete, che fa parte del vostro entourage abitudinario, solito. Se parliamo della crescita spirituale del periodo, scusate, prendetela con calma, mi viene da dire, perché sento come se ci fosse una sorta di entusiasmo. Una volta che avrete questo momento eureka, questa conversazione, è come se voleste partire in quarta e dire, ah no, sì, adesso ho capito, vado, so che cosa devo fare, ho già fatto piano A, ho fatto piano B, ho fatto piano C, adesso... Però no. Imparate anche a difendervi, potete, mi parlano di antivirus. È sempre un po' il discorso di protezione di cui vi parlavo prima, no? Va bene agire, va bene essere aperti verso gli altri, ma bisogna anche sapere quando e con chi mettere i no, mettere i limiti. È ancora un po' da elaborare questa cosa, secondo me. Tutto sommato, ragazzi, devo dire che è un mese molto 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 positivo, in equilibrio per quello che riguarda le relazioni amorose. Ecco, forse c'è da programmare un pochettino, però potrebbero arrivare nuovi contratti lavorativi, potrebbero arrivare anche nuovi contratti a livello relazionale o familiare. Ci potrebbero essere anche questioni legate a eredità o case da dover gestire. Comunque, roba dove c'è un contratto in mezzo, ecco, qualsiasi cosa sia per voi ehm, includente un contratto. E comunque alla fine del mese si aprono una serie di possibilità, è come se finalmente si prendesse una decisione che quando c'è la carta del carro di solito è una decisione che porta al successo, è una decisione in allineamento con la nostra anima. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Che consiglio aggiuntivo vi dà? Gravame, un 6 di... Allora, qui abbiamo Gravame che è un 6 di spade, quindi e in questa carta si vede molto bene come la persona che c'è sotto sta facendo tutta la fatica perché qualcun altro gli sta dicendo dove andare. Poi abbiamo il matto, che è una carta che parla di avventure, di viaggi, di nuovi inizi, ma anche un po' di ingenuità e innocenza. Creatività, che è la carta dell'imperatrice che già avete qui. Momento per momento, il passo dopo passo, il consolidate assicuratevi che le basi siano solide prima di costruire il resto. Il condizionamento, che è la carta del diavolo, e il creatore, che è il re di bastoni. Sì, è un po' come se vi dicessero, questa è una carta che per me fa riferimento alle credenze limitanti, quindi è un po' come se vi dicessero ricreate il vostro bambino interiore, togliete quello che sono le aspettative degli altri e pensate a quello che voi volete costruire nella vostra vita giorno dopo giorno. Qui abbiamo anche la carta del diavolo e del creatore. Io sento che facendo questo percorso arriverete al vostro potere personale, ad essere delle ottime guide. La carta del diavolo è una carta che ci parla di quello che ci vincola a livello anche mentale, ok? Quindi è un po' come se vi rendeste conto effettivamente di certi pensieri autosabotanti che avete avuto fino a questo momento e che non vi servono più. Cioè imparate a difendervi e create una realtà nuova. Studiate, il fante di Pentacoli è la carta dell'apprendista, studiate un nuovo modo di essere. Come vorreste essere? Vi fate una sorta di schema, elenco, ve lo scrivete per non dimenticarvelo e poi iniziate a comportarvi come quella persona. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere. Vi ricordo che questa lettura la propongo anche a livello individuale.
Per contattarmi vi basta scrivermi un'email per iniziare un percorso di crescita con me anche. Se poi volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!